Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa copertina, la copertina Isabel che ho realizzato in cotone perché sarà un regalo per una bimba che nascerà a luglio. Quindi ho preferito fare questa copertina in cotone che è piuttosto leggera, però nello stesso tempo ha un punto piuttosto chiuso. Quindi non sarà troppo pesante, ma neanche leggerissima. Ho usato appunto del cotone per fare l'interno, cioè la parte rosa, ho impiegato 450 grammi di Iggy della Tessiland. Purtroppo il cotone non ce l'ho più, non ho più neanche la fascetta, quindi non ve lo posso far vedere. E l'interno, cioè la parte rosa, l'ho lavorata col punto geometrico traforato di cui vi lascio il link nel box informazione. Per quel che riguarda le misure, io ho montato 190 catenelle più 7 perché è appunto un punto che si sviluppa su un multiplo di 10 più 7 e ho lavorato per 52 moduli. Un modulo è composto da due giri, da due righe, che danno un totale di 104 righe. L'interno, cioè la parte rosa, misura 67 x 87. Poi ho fatto questo bordo fucsia di questo punto incrociato, in realtà non lo so come si chiama, l'ho visto, mi è piaciuto, l'ho fatto, che dopo vi andrò a far vedere come si fa. E per fare questo bordo, che è alto circa 10 cm, ho usato quasi 200 grammi di questo cotone che ho preso in una merceria delle mie parti. Io abito provincia di Como e che ho lavorato sempre con il 2,5. Da due gomitoli da 100 grammi ho avanzato questo, quindi sono quasi 200 grammi. Poi ho voluto impreziosirla con un nastrino fucsia per tutto il bordo. Ora passiamo al tutorial. Come vi ho detto, appunto, la copertina l'ho già fatta, il cotone non ce l'ho più, quindi dovremo accontentarci di un campione. Ho fatto il campione, un pezzettino di punto geometrico traforato. Facciamo finta che questa è la coperta. Prendo il filo rosa, al contrario di quella che ho fatto, faccio un cappietto per cominciare e entro in un punto qualsiasi usando la tecnica quella che ho fatto nel tutorial l'altro giorno, cioè praticamente non entro con il punto bassissimo, 3 catenelle, punto basso e 2 catenelle, ma in realtà entro direttamente col punto alto, cioè il cappietto, prendo il filo, entro e lavoro come se un punto alto praticamente, e resta un inizio più pulito. Vado avanti e lavoro punto su punto fino a quando arrivo all'angolo. Un punto alto per ogni punto alto. Qui ho 2 catenelle e faccio 2 punti alti. Qui mi ritrovo il punto basso, entro e faccio un punto alto. Nelle 2 catenelle lavoro 2 punti alti. Qui ho il gruppo di 5 punti alti e lavorerò un punto su punto, quindi 5 punti alti su 5 punti alti. Qui di nuovo mi ritrovo con 2 catenelle e lavoro 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, entro nel punto basso, lavoro altri 2 punti alti. Ora qui ci ritroviamo all'angolo. All'angolo dovremo fare degli aumenti. Qui abbiamo 2 catenelle, quindi faremo 2 punti alti più 2 punti alti che saranno il nostro aumento, 4 catenelle di separazione, e qui abbiamo la barretta del punto alto dove
si dovrebbero lavorare solo 2 punti alti, ma in realtà stiamo facendo un aumento e quindi ne lavoreremo 4. Quindi faccio altri 4 punti alti nello stesso archetto. E ora ci troviamo su questo lato dove abbiamo i punti alti per lungo, quindi lavoreremo 2 punti alti ogni barretta. Quindi qui abbiamo la barretta del punto alto, lavoriamo 2 punti alti, qui lavoriamo altri 2 punti alti, passo avanti, qui abbiamo la barretta del punto alto, filo sull'uncinetto, entro, lavoro 2 punti alti, entro nell'archetto successivo e lavoro 2 punti alti. Andiamo avanti così a lavorare 2 punti alti per ogni barretta del punto alto che troviamo del perimetro della nostra copertina fino a quando arriviamo all'angolo. Ho lavorato tutto il mio lato, ora mi ritrovo nell'archetto formato da una barretta e da 2 catenelle, quindi rifacciamo il lavoro di prima. Facciamo 4 punti alti al posto di 2, perché 2 sono il nostro aumento, 4 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a fare gli altri 4 punti alti. Nel frattempo lavoro la codina così non ce l'ho più da nascondere dopo. E qui abbiamo la base, cioè abbiamo le catenelle dalle quali siamo partiti, quindi lavoreremo punto su punto. Quindi ora qui abbiamo la barretta obliqua sulla quale abbiamo costruito questi 3 punti alti, entriamo e facciamo un punto alto. Qui abbiamo le 2 catenelle e facciamo 2 punti alti. Qui abbiamo i 5 punti alti, entriamo e facciamo 5 punti alti, un punto alto su ogni punto alto che ho a disposizione. E di nuovo sono arrivata all'archetto delle 2 catenelle, entro e faccio 2 punti alti, filo sull'uncinetto, entro dove ho fatto il punto alto in obliquo e faccio un altro punto alto, poi toccano ancora le 2 catenelle e faccio 2 punti alti. È arrivato il gruppo di 5 punti alti e io ne farò altrettanto 5, uno su ogni punto alto che ho a disposizione. E di nuovo le 2 catenelle e via via lavoro così fino a quando ho finito il perimetro della copertina, ricordandoci di fare gli aumenti a tutti gli angoli. Finito il giro, chiudo con un punto bassissimo. Ora con un altro punto bassissimo entro nel punto alto che ho subito dopo. Faccio una catenella, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, prendo il filo, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, prendo il filo, esco, mi ritrovo con 5 asoline sull'uncinetto, prendo il filo, ne scarico 4 e poi scarico le altre 2. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, prendo il filo, filo sull'uncinetto, entro nel punto dopo, prendo il filo, prendo un'altra volta il filo, scarico 4 asoline e scarico le ultime 2 chiudendo il punto. Faccio una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho subito dopo, estraggo il filo, filo sull'uncinetto di nuovo, entro nel punto successivo, prendo il filo, lo porto fuori, riprendo il filo, scarico 4 asoline e chiudo il punto.
e voilà, e questo è il punto che ho usato per il bordo. Vado avanti così, ho fatto una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho subito dopo, estraggo il filo, di nuovo filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, estraggo di nuovo il filo, prendo un'altra volta il filo, scarico 4 asoline e chiudo il punto, una catenella di separazione e via, andiamo avanti così, lavorando a questo punto che in realtà non so come si chiama. Io gli ho dato il nome di punto intrecciato, però non ho idea del suo vero nome quale sia. Se voi lo sapete, scrivetemelo sotto nei commenti. Grazie. Quindi di nuovo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto, prendo il filo, filo sull'uncinetto, entro nel punto dopo, prendo il filo e via, e vado avanti con questo lavoro fino all'angolo, poi vedremo come fare l'aumento. Arrivati a questo punto ci troviamo in questa situazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, prendo il filo, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, prendo il filo e chiudo il punto, una catenella di separazione. Ora entro 2 volte nell'archetto, non avendo punti da poter dividere per fare l'intreccio, sarà una specie di punto puff. Quindi filo sull'uncinetto, prendo il filo, però non lo allungo, lo tengo corto, filo sull'uncinetto, rientro nell'archetto, prendo il filo e poi lo chiudo, faccio 4 catenelle di separazione e faccio di nuovo l'aumento nell'archetto, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, prendo il filo, filo sull'uncinetto, rientro nell'archetto, prendo il filo ed ecco di nuovo il mio punto. Faccio una catenella di separazione, entro di nuovo nell'archetto, prendo il filo, entro nel primo punto che ho a disposizione e prendo il filo e chiudo il punto, e qui abbiamo fatto il nostro aumento. E vado avanti a lavorare, faccio prima di tutto una catenella di separazione, poi vado avanti a lavorare tutti i punti che ho a disposizione come ho lavorato nel pezzo di lato prima. Ecco, sono arrivata nell'angolo, ho già fatto il punto a cavallo tra l'archetto e il punto alto e vado a fare l'aumento dentro l'archetto, 4 catenelle di separazione e di nuovo faccio l'aumento, una catenella di separazione e vado a lavorare un punto metà nell'archetto, metà nel punto alto, catenella di separazione e continuo a lavorare tutto il giro, tutto il perimetro della coperta in questo modo. Sono arrivata alla fine del mio giro, entro nel primo punto del giro, chiudo con un punto bassissimo, cammino dentro l'archetto con un altro punto bassissimo, faccio una catenella, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che ho subito sotto, prendo il filo, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e prendo ancora il filo e chiudo 4 asoline, chiudo il punto, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nello stesso archetto dove sono entrata prima, prendo il filo, entro in quello successivo, prendo ancora il filo e faccio il punto, faccio una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nello stesso archetto che ho subito sotto, prendo il filo, entro in quello successivo e chiudo il mio punto, e di nuovo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, prendo il filo, entro nell'archetto successivo e vado avanti così, una catenella di separazione, entro nello stesso archetto di base, in quello successivo ed ecco il mio punto, e di nuovo filo sull'uncinetto e tutto così, è semplicissimo.
ora sto arrivando all'angolo. Nella copertina lavorata col cotone 4 catenelle erano perfette, mentre questo campione con l'acrilico 4 catenelle fa un pochino il becco. Se anche voi avete lo stesso problema, anziché lavorare 4 catenelle ne lavorate 3, che l'angolo resterà più regolare. Quindi io qui ho concluso il mio primo punto, quello che in metà è nell'archetto di una catenella e metà è nell'archetto di 4. Faccio una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare questo punto direttamente nell'archetto. Io vado avanti con 4 catenelle, che per me è un campione, quindi non c'è problema. Però appunto se voi avete problemi, vi fa il becco, lavoratene pure 3. Quindi una volta che ho eseguito le 4 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e faccio il punto dell'archetto, una catenella di separazione. Ora mi ritrovo qui, quindi entro ancora nell'archetto di 4 catenelle, prendo il filo, entro nell'archetto successivo, cioè prima prendo il filo, poi entro nell'archetto successivo e vado a concludere il mio punto. E praticamente è tutto qua. Filo sul catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nello stesso archetto che ho appena finito di lavorare, prendo il filo, entro in quello successivo e chiudo il punto, e di nuovo entro nello stesso archetto, poi in quello dopo e chiudo, e vado avanti a lavorare così per tutto il giro. Ci vediamo alla fine del giro. Ho finito il mio giro e quindi faccio l'ultimo punto, entro nell'archetto dove ho finito il punto che stavo facendo prima, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto dove ho iniziato il giro, chiudo le 4 asoline, una catenella di separazione e chiudo con un punto bassissimo. E questo che è l'effetto che ho ottenuto. Ora io ho fatto solo 2 giri di questo punto intrecciato, però se ne possono fare quanti se ne vogliono. E con questo ho finito la mia simulazione, perché di simulazione si tratta. Vi saluto e come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto e attivare poi la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video. Ricordo che sono anche su Facebook e su Telegram. I link ve li lascio nel box informazioni. Ciao a tutti!